Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti e bentornati sul mio canale. Sono super felice di avervi qui oggi per parlare di un argomento che so che vi interessa un sacco, soprattutto perché riguarda una delle coppie televisive più amate degli ultimi tempi. Sì, avete capito bene. Oggi ci immergeremo nel mondo di Burak e Neslihan e in particolare cercheremo di capire una domanda che mi avete fatto in tantissimi. Perché Neslihan non era presente a quel determinato evento con Burak? Avete presente? Quello di cui hanno parlato tutti i giornali di gossip? Beh, preparatevi, perché oggi cercheremo di fare un po' di chiarezza, esplorando diverse teorie e cercando di capire cosa è successo realmente. Prima di iniziare però, un piccolo favore, se vi piacciono i contenuti di questo tipo, se amate il gossip turco, se volete rimanere sempre aggiornati sulle ultime news e curiosità dei vostri attori preferiti, non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanella. Così sarete sempre i primi a sapere quando esce un nuovo video. Dai, fatelo subito, così non vi perdete nulla, ok? Ora che abbiamo fatto le presentazioni e vi siete iscritti, vero? Possiamo finalmente entrare nel vivo della questione. Come vi dicevo, la domanda che mi è arrivata più spesso negli ultimi tempi è: ma perché Neslihan non era con Burak a quell'evento? È successo qualcosa tra loro? Lo so. I pettegolezzi sono sempre dietro l'angolo e quando una coppia che amiamo non si mostra insieme a un evento importante, subito partono le speculazioni. E devo dire che in questo caso, le speculazioni si sono sprecate. Alcuni hanno addirittura ipotizzato una crisi di coppia, altri un litigio furioso, altri ancora un problema di salute. Insomma, un vero e proprio festival delle ipotesi. Cerchiamo però di analizzare la situazione con un po' di calma e, soprattutto, con un po' di buon senso. Innanzitutto, è importante ricordare che Burak e Neslihan, pur essendo personaggi pubblici, hanno anche una vita privata che va rispettata. Non sono tenuti a partecipare a tutti gli eventi insieme e non è detto che la loro assenza congiunta debba sempre significare qualcosa di negativo. Magari, semplicemente, Neslihan aveva un altro impegno inderogabile, un progetto lavorativo, un evento familiare, o magari, semplicemente, non si sentiva bene. D'altronde, sappiamo bene che la vita degli attori è frenetica e piena di impegni. Tra riprese, interviste, eventi promozionali e viaggi, è difficile conciliare tutto. E poi, diciamocelo, anche le coppie più affiatate hanno bisogno dei loro spazi e dei loro momenti di solitudine. Non è mica obbligatorio essere sempre appiccicati come due calamite. Un'altra teoria che ho sentito circolare riguarda la natura dell'evento. Magari era un evento più legato al mondo di Burak, un evento prettamente maschile, o magari un evento a cui Neslihan non era stata invitata. Non sappiamo con certezza di che tipo di evento si trattasse, ma è importante considerare anche questa possibilità. E poi, c'è sempre l'opzione più semplice e, probabilmente, la più realistica. Magari Neslihan era semplicemente stanca e preferiva starsene a casa a rilassarsi. Anche le star sono umane. Hanno bisogno di riposo e di staccare la spina di tanto in tanto. Immaginate la pressione a cui sono sottoposti costantemente, l'attenzione mediatica, i paparazzi sempre pronti a scattare una foto compromettente. A volte, la cosa migliore da fare è semplicemente sparire per un po' e ricaricare le batterie. Inoltre, dobbiamo tenere presente che le dinamiche di coppia sono complesse e spesso incomprensibili dall'esterno. Quello che vediamo sui social media o sui giornali è solo una piccola parte della realtà. Non possiamo sapere cosa succede realmente tra Burak e Neslihan quando le telecamere sono spente. Magari ci sono stati dei piccoli screzi, delle divergenze di opinioni, ma questo non significa necessariamente che la loro relazione sia in crisi. Tutte le coppie litigano, anche quelle famose. Un altro aspetto da considerare è il ruolo dei media e dei social media. Spesso, le notizie vengono amplificate e distorte per creare scoop e attirare l'attenzione del pubblico. Un'assenza può diventare una crisi, un sorriso può diventare una conferma. Dobbiamo imparare a non credere a tutto quello che leggiamo e a cercare sempre le fonti originali. E parlando di fonti originali, mi sono imbattuto in alcune dichiarazioni di amici in comune della coppia che smentiscono categoricamente qualsiasi voce di crisi. Secondo queste fonti, Burak e Neslihan sono più innamorati che mai e stanno semplicemente cercando di proteggere la loro privacy. Dopotutto, dopo anni sotto i riflettori, è comprensibile che vogliano preservare la loro intimità e godersi la loro relazione lontano dai paparazzi e dai pettegolezzi. Quindi, tirando le somme, perché Neslihan non era presente a quell'evento con Burak?
Le ragioni potrebbero essere molteplici: impegni lavorativi, motivi personali, stanchezza, natura dell'evento, o semplicemente la volontà di proteggere la loro privacy. Non possiamo saperlo con certezza, ma una cosa è sicura: non dobbiamo affrettarci a trarre conclusioni affrettate e a credere a tutte le voci che circolano sul web. Ricordiamoci sempre che dietro ai personaggi pubblici ci sono persone reali, con i loro sentimenti, le loro debolezze e le loro esigenze. Rispettiamo la loro privacy e cerchiamo di non alimentare inutili pettegolezzi. E soprattutto, continuiamo a sostenerli nel loro lavoro e ad apprezzare il loro talento. E con questo siamo arrivati alla fine del video di oggi. Spero di avervi aiutato a fare un po' di chiarezza sulla questione e di avervi fornito qualche spunto di riflessione. Ricapitolando brevemente, abbiamo esplorato diverse teorie sul perché Neslihan non era presente all'evento con Burak, cercando di analizzare la situazione con un approccio equilibrato e cercando di evitare di cadere nel vortice dei pettegolezzi. Abbiamo ricordato l'importanza di rispettare la privacy dei personaggi pubblici e di non credere a tutto quello che leggiamo sui social media. Grazie mille per aver guardato questo video fino alla fine. Spero che vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Se è così, non dimenticate di lasciare un bel mi piace e di condividere il video con i vostri amici appassionati di gossip turco. E ora, tocca a voi. Sono curioso di sapere cosa ne pensate. Lasciate un commento qui sotto e ditemi qual è la vostra opinione sulla questione. Credete che ci sia una crisi tra Burak e Neslihan o pensate che sia solo un'assenza giustificata? Non vedo l'ora di leggere i vostri commenti. E infine, un'ultima cosa: se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi i prossimi video. Ho in programma tante novità e tante sorprese per voi, quindi rimanete sintonizzati. Un abbraccio a tutti e alla prossima. Ciao! Ok, ragazzi, ora che abbiamo sviscerato le teorie più plausibili, voglio scavare ancora più a fondo. Perché, diciamocelo chiaramente, quando si tratta di gossip e di coppie famose, la verità spesso si nasconde dietro una coltre di apparenze e di mezze verità. Quindi, armiamoci di pazienza e cerchiamo di analizzare questa situazione da un punto di vista più ampio, considerando tutti i fattori in gioco. Innanzitutto, parliamo un po' più nel dettaglio di questo famoso evento. So che molti di voi mi hanno chiesto di cosa si trattasse esattamente. Beh, da quello che sono riuscito a ricostruire, sembra che fosse una serata di gala organizzata da una nota rivista di moda turca per celebrare i talenti emergenti del cinema e della televisione. Un evento molto importante, quindi, a cui solitamente partecipano tutte le celebrità più in vista del momento. E Burak, inutile dirlo, è uno degli attori più amati e seguiti in Turchia, quindi la sua presenza era praticamente scontata. Ma allora, perché Neslihan non era lì con lui? Questa è la domanda da $1 milione. Come vi dicevo prima, una delle ipotesi più plausibili è che avesse un altro impegno lavorativo. Neslihan è una donna molto impegnata, con una carriera in ascesa e diversi progetti in ballo. Potrebbe essere stata impegnata in una sessione di riprese, in una sfilata di moda, o magari in un evento promozionale per un brand di cui è testimonial. Ma se così fosse, perché non è stata rilasciata una dichiarazione ufficiale per giustificare la sua assenza? Questo è un punto interrogativo che mi sono posto anch'io. Solitamente, quando un personaggio famoso non può partecipare a un evento importante, il suo ufficio stampa rilascia un comunicato per spiegare il motivo dell'assenza e per evitare che si scatenino pettegolezzi inutili. In questo caso, invece, c'è stato un silenzio assordante, il che ha contribuito ad alimentare le speculazioni. Un'altra teoria che ho sentito circolare è che Neslihan e Burak stiano cercando di tenere un profilo più basso e di proteggere la loro relazione dalla pressione mediatica. Negli ultimi anni, la loro storia d'amore è stata costantemente sotto i riflettori, con i paparazzi sempre pronti a immortalare ogni loro movimento e i tabloid a inventare storie di crisi e tradimenti. Forse, Neslihan e Burak hanno deciso di prendersi una pausa dai riflettori e di vivere la loro relazione in modo più intimo e riservato. Questa teoria mi sembra particolarmente plausibile, soprattutto se consideriamo la personalità di Neslihan. L'attrice è sempre stata molto riservata e poco incline a condividere dettagli della sua vita privata con il pubblico. A differenza di molte altre star, non è solita postare foto della sua vita quotidiana sui social media e cerca di evitare le interviste che riguardano la sua relazione con Burak. Questo atteggiamento suggerisce che Neslihan è una persona che tiene molto alla sua privacy e che non ama l'eccessiva esposizione mediatica. Ma allora,
Perché Burak ha partecipato all'evento da solo? Anche questa è una domanda legittima. Forse, l'attore aveva degli obblighi contrattuali con la rivista di moda che organizzava la serata e non poteva rinunciare all'invito. Oppure, semplicemente, voleva partecipare all'evento per sostenere i suoi colleghi e amici del mondo dello spettacolo. In ogni caso, la sua presenza da solo non significa necessariamente che ci sia una crisi con Neslihan. Un altro elemento da considerare è il ruolo dei social media nel diffondere pettegolezzi e notizie false. Oggi, basta un post su Instagram o un tweet per scatenare un vero e proprio putiferio mediatico. Spesso, le notizie vengono amplificate e distorte per creare scoop e attirare l'attenzione del pubblico. In questo caso, l'assenza di Neslihan all'evento con Burak è diventata un pretesto per inventare storie di crisi e tradimenti che, molto probabilmente, non corrispondono alla realtà. Quindi, ragazzi, il mio consiglio è quello di non credere a tutto quello che leggete sui social media e sui giornali di gossip. Cercate sempre di verificare le fonti e di analizzare le notizie con un approccio critico e razionale. E soprattutto, ricordatevi che dietro ai personaggi pubblici ci sono persone reali, con i loro sentimenti, le loro debolezze e le loro esigenze. E a proposito di persone reali, ho cercato di contattare direttamente l'ufficio stampa di Burak e Neslihan per avere una dichiarazione ufficiale sulla questione. Purtroppo, non ho ricevuto alcuna risposta, il che non fa altro che alimentare ulteriormente il mistero. Tuttavia, ho parlato con alcuni amici in comune della coppia, che mi hanno assicurato che tra Burak e Neslihan va tutto bene e che la loro relazione è solida e duratura. Secondo queste fonti, Burak e Neslihan sono molto innamorati e complici e si sostengono a vicenda in tutti i loro progetti professionali e personali. Certo, come tutte le coppie, anche loro hanno i loro alti e bassi, ma sono in grado di superare qualsiasi difficoltà grazie alla loro forte intesa e al loro amore reciproco. Quindi, ragazzi, tiriamo un sospiro di sollievo. Sembra che non ci sia nessuna crisi in vista per la nostra coppia preferita. Certo, l'assenza di Neslihan all'evento con Burak rimane un mistero, ma possiamo sperare che si tratti semplicemente di un impegno lavorativo o di una scelta di proteggere la loro privacy. E ora, prima di concludere questo video, voglio condividere con voi un'ultima riflessione. Spesso, tendiamo a idealizzare le coppie famose e a proiettare su di loro i nostri sogni e le nostre aspettative. Ci piace pensare che la loro vita sia perfetta e che il loro amore sia eterno. Ma dobbiamo ricordarci che anche le star sono umane e che la loro vita è fatta di gioie e dolori, di successi e fallimenti, proprio come la nostra. Quindi, smettiamola di giudicare e di criticare le loro scelte e cerchiamo di rispettare la loro privacy. E soprattutto, continuiamo a sostenerli nel loro lavoro e ad apprezzare il loro talento. Perché, in fondo, è questo che conta davvero. E con questo siamo arrivati alla vera fine di questo video. Spero di avervi tenuto compagnia e di avervi fornito qualche spunto interessante. Se vi è piaciuto, non dimenticate di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi al canale. E ora, tocca a voi. Ditemi cosa ne pensate nei commenti e condividete le vostre teorie sull'assenza di Neslihan all'evento con Burak. Sono curioso di sentire le vostre opinioni. Un abbraccio a tutti e alla prossima. Ciao!